avanti, e ripeto ancora questa parola, grazie, che è molto importante, perché secondo me non è scontato comunque trovarsi un venerdì sera e prendersi un'ora comunque per parlare di libri, di scrittura e fare quello che nel concreto è un esercizio di curiosità. E sono molto felice oggi di presentare Alfredo e uno dei suoi libri, come vedete ce ne sono più di uno, che è Lei la montagna. E dato che si parla appunto di montagna, siamo in ambiente montanaro, quello che mi piacerebbe fare stasera è una camminata con voi. Ci prendiamo appunto questa ora per parlare del libro, per parlare di Alfredo, della sua scrittura e della storia editoriale che c'è dietro a questo romanzo. Romanzo che ha questo pregio, per cui già dal titolo e sottotitolo, cioè Lei la montagna, una storia vera, ci dà le coordinate essenziali in cui ci stiamo muovendo. Quindi abbiamo una lei, abbiamo un incontro che poi si rivelerà determinante nella storia del protagonista e anche di Alfredo, perché appunto come poi ci suggerisce anche il sottotitolo, si tratta di una storia vera. Quindi abbiamo un incontro, abbiamo una biografia e abbiamo la montagna, che è quasi più di un'ambientazione, è quasi un personaggio a sé, e poi Alfredo avrà modo di parlarcene bene. In particolare le montagne del Trentino, che sembrano quasi proiettarci in un ambiente estraneo rispetto a Pantino, rispetto alla nostra pianura. Però, come vedrete, ci sarà spazio anche per i nostri territori. È anche una storia che parla di noi proprio dal punto di vista anche geografico. E quindi abbiamo detto amore, incontro, montagna e biografia. Questi i tre pilastri, i tre elementi fondamentali. E quindi chiederei proprio ad Alfredo di presentarci questa storia, di presentarti innanzitutto per chi ancora non ti conosce e appunto raccontare questo tuo romanzo, che è il suo esordio come romanziere, a chi magari ancora non ha avuto modo di leggerlo, a chi ancora non lo conosce. Grazie davvero Samuele e grazie a tutti voi, grazie in particolare a una persona che è qui, si chiama Elena e che io penso sia stata la sua energia a farci incontrare qui questa sera, perché tutto, da quanto mi risulta, è nato da una sua proposta che poi è stata accettata da ambo i lati e ci troviamo qui. E sono momenti belli questi, perché uniscono il tentativo di raccontare qualcosa a chi quel qualcosa magari lo vuole ascoltare. È bello fermarsi un attimo da questo mondo stressante, da questa corsa continua, e trovare un po' di spazio dentro di noi per ascoltare, per sentire, per immaginare o solo per passare un bel momento insieme. Io credo sia bellissimo, poi in un contesto come questo lo è ancora di più, perché è stupendo. E ringrazio anche la biblioteca e il comune di Pantino per l'accoglienza e di nuovo tutti voi. Rispondo alla domanda chi sono? Sono una persona che ha sempre trovato piacere nel raccontare storie. Ho sempre cercato di farlo, già dal 2013 ho aperto la mia piccola casa editrice, ho pubblicato il mio primo libro e da lì poi ne sono arrivati 5. Lei è la montagna è uscito 1 anno e mezzo fa e in realtà non è il mio ultimo libro è Anime Semplici, è uscito 6 mesi fa e questo appunto è uscito il 23 novembre del 2013. È uscito in un momento in cui io avevo creduto di aver interrotto il mio rapporto con l'editoria. Dopo il mio ultimo libro, Il diavolo generoso, che era una biografia di un importante uomo di montagna, Tita Piazza, pensavo di aver terminato, avevo fatto 3 libri, ne avevo venduti un bel po', avevo avuto in tutti e 3 i casi il patrocinio della Fondazione Dolomiti UNESCO, quindi avevo avuto le mie soddisfazioni e dentro di me mi dicevo che poteva bastare così, non è che per forza dovevo scrivere in tutta la mia vita. E sono passati ben 5 anni con questa mia convinzione e però dopo c'è stato un grande però, che è stato l'incontro con Melania, che è qui stasera, quella che fa le foto. Tanto per non metterti in imbarazzo. E questo incontro ha creato tantissime cose, tantissime energie che hanno assunto a un certo punto una dimensione di storia talmente bella, talmente emozionante, talmente ricca di contrasti e conflitti che il mio animo da scrittore non poteva far altro che decidere di raccontarlo.
E questo ho fatto. Mi sono messo a scrivere un bel giorno e ho iniziato a buttare su carta tutto quello che ci stava succedendo, che era una serie di drammi che sembravano infiniti e che dovevamo in qualche modo superare. Non sto a raccontare esattamente la storia, perché trovo noiosissimo quegli scrittori che raccontano ogni parte della storia del libro che hanno pubblicato. Chi vuole sapere la storia sa già cosa deve fare, no? Io vorrei raccontare l'anima del libro, non la storia la potete leggere. Ecco, l'anima del libro è questo, una serie di enormi conflitti che mi ha spinto a scrivere e che appunto avevano una parabola dentro di loro, una serie di contrasti talmente forti che io mi sono messo a scriverli. A un certo punto di questo lavoro ho proposto questa idea a Melania e gli ho detto: guarda, sto lavorando a questa cosa, ti potrebbe piacere se andassi avanti con questo lavoro? E io credevo che lei fosse molto riservata e che non volesse apparire all'interno di un libro. Lei si è messa a leggere quello che avevo creato fino a quel momento e con mia grande sorpresa l'ho trovato meraviglioso, l'ho trovato bellissimo, perché stavo proprio parlando di lei e di tutta la malattia gravissima che ha dovuto superare, i contrasti con l'amore che stavamo vivendo a distanza. Poi c'è stata tutta una fase di Covid che abbiamo vissuto tutti in maniera diversa l'uno dall'altro, comunque una cosa che è capitata a tutti e che ho inserito anche nel libro. Tutte queste cose lei le ha lette e mi ha spronato a continuare perché le trovava appunto bellissime. E da lì è nato il mio grande lavoro, che è durato un bel po' e che alla fine mi ha portato a pubblicare questo libro. E a tal proposito ti faccio una domanda. Io qua al telefono no, perché mi farei maleducato, ma c'ho le domande e così almeno non perdo il filo. Ti faccio una domanda partendo da un passo proprio di quello che hai scritto. Siamo abbastanza all'inizio del romanzo e Alfredo e Melania stanno parlando proprio dalla montagna. Dalla montagna e Alfredo dice questa cosa a Melania. Come sai, queste zone sono molto turistiche. Tra estate e inverno arrivano davvero tante persone, ma il loro legame con questi posti a volte è orgoglioso, a volte miope. Per molti di loro queste località sono solo una fotografia da scattare, un rifugio da raggiungere per una fetta di strudel, oppure rappresentano una scalata da cronometrare o una pista da sci da riscendere in fretta. Raramente, sia tra i residenti sia tra i turisti, c'è qualche animo più profondo, che ama la montagna per quello che è davvero. E questo brano mi ha subito acceso una scintilla dentro, perché anch'io quando ho scritto mi sono ritrovato a raccontare quella che era casa mia, nel mio caso un pandino, a raccontarlo e trasformarla nell'ambientazione di un romanzo. E quindi mi sono fatto un po' delle domande su come fare a non tradire un luogo, su come riuscire a narrativizzarlo. E più qua tu hai aggiunto un livello di difficoltà ulteriore, perché se Pandino, di solito conosco solo i pandinesi, la montagna, in particolare poi il Trentino, anche come dice il personaggio di Alfredo Melania, ha una forte vocazione turistica. E quindi ho proprio questa curiosità, cioè come hai fatto a raccontare la montagna nella sua essenza, senza in qualche modo tradire quella che appunto è casa tua e senza essere a tua volta turista della montagna, senza semplicemente inserire nel libro qualche vetta mozzafiato e qualche bel tramonto, ma cercare invece di arrivare all'anima di questo luogo talmente in profondità che è anche nel libro, anche nel titolo poi. Che percorso hai seguito per cercare appunto di raccontare questa cosa? Grazie per la domanda. Beh, il titolo racchiude in sé tutta la storia, no? Due grandi atti d'amore verso Melania e verso la montagna. Io questo l'avevo preso come titolo provvisorio durante il lavoro e per tutto il lavoro è rimasto lì lei e la montagna e mi dicevo dovrò trovare un titolo definitivo a quest'opera e più andavo avanti più mi rendevo conto che in realtà era il titolo perfetto, no? Perché il titolo, come sappiamo, è una promessa che facciamo al lettore, no? Il lettore da quelle poche parole deve capire di cosa si parlerà e io parlavo di lei, la montagna, e quindi in queste parole racchiudevo proprio il significato del libro. Come non sentirsi turisti? Come non sentirsi turisti? Io non credo di essere un turista, soprattutto in montagna,
vado sempre alla ricerca di quegli aspetti più interiori della montagna, quelli più silenziosi e quelli più lontani dal turismo di massa, che è una grossa piaga, soprattutto nelle Dolomiti, soprattutto in certi momenti. Non solo lì, lo sappiamo, lo vediamo anche al telegiornale molto spesso, cosa sta succedendo al mondo del turismo in generale, no? Queste concentrazioni di persone che fanno la stessa cosa nello stesso momento, nello stesso posto, creando un danno a tutti, prima di tutto a se stessi, ma anche al luogo in cui si recano. Io sono molto contrario a questo e spererei che le Dolomiti non si prestassero più a un gioco così deleterio per loro, perché sono montagne che devono affrontare un equilibrio molto fragile, hanno un'essenza preziosa e fragile in loro e noi dobbiamo preservarla, e non è con grossissimi afflussi di turismo che facciamo questo, anzi ci allontaniamo da questo. E in questo libro gli episodi di montagna che racconto sono proprio lontani da quel tipo di turismo, sono una ricerca di silenzio, di poesia, di interiorità, di un momento di distacco dalla vita quotidiana, sono momenti anche di solitudine, no? Di grande solitudine, quando vado per la montagna da solo di notte per leggere una lettera che Melania mi ha scritto, quelli sono momenti veri, di vera montagna, che noi che viviamo lì in mezzo a volte viviamo con una semplicità che non ha niente a che fare con il turismo, è proprio la ricerca di momenti bellissimi che la montagna aiuta a raggiungere. Ecco, tutto questo è difficile da spiegare, però io so che molti di voi avete la passione della montagna, magari dopo ne parlerò, ma spero proprio che voi riusciate a viverla se vi recate in montagna in quel modo, non rincorrendo il rifugio, rincorrendo le classiche mete, ma ritrovando voi stessi, perché è quella la grande gioia che la montagna ci può dare. Se posso anche aggiungere una mia nota personale, sinceramente i brani in cui racconti la montagna sono alcuni tra i più vivi. Cioè si sente proprio che conosci quello di cui stai parlando. Ed anche un dettaglio che emerge semplicemente dal lessico. Non ci sono piante, non ci sono cime della montagna, è tutto molto, ha un lessico molto preciso. La persona che frequenta quei luoghi, che li abita proprio, si vede, ecco, cioè emerge anche proprio dalla scelta delle parole, il tuo amore e la tua conoscenza poi di questi posti. È una cosa strana da raccontare, però è qualcosa che secondo me il lettore percepisce subito, quando c'è della autenticità, ecco, del fondo. E andrei adesso nell'altro elemento della via del titolo, quindi questa era la montagna. Mi sposterei più verso lei, poi io ti faccio le domande parlando di personaggi, perché ho conosciuto questa storia appunto come romanzo, poi vedete se preferisci parlare di personaggi o effettivamente di te e Melania come persone. Però diciamo questa presenza femminile, avete capito, è uno dei perni della storia, veramente molto importante. E una cosa che a me ha subito incuriosito, affascinato, è il fatto che il personaggio di Melania con le montagne a livello nativo, esatto, quotidiano, non ha molto a che fare. Cioè il personaggio di Melania abita a Crema, dove non credo ci siano molte montagne, appunto, lui tanto che ho controllato non ho visto particolari cime da scalare. Eppure quando arriva in Trentino da Alfredo sente subito una risonanza, si sente subito in qualche modo anche lei a casa. Tant'è che poi, verso la fine del romanzo, invece, quando Alfredo e Melania incontrano un altro personaggio che è un pastore, che si chiama Giuseppe, che è quasi una figura biblica, sembra quasi un'emanazione stessa della montagna, una persona che appunto ha sempre vissuto in quei luoghi, appena vede Melania capisce che ha uno spirito affine a lui, che è affine a quei luoghi, e quindi volevo chiederti in che modo... qual è la relazione appunto tra questo lei e questa montagna, e se poi questo personaggio così femminile, così importante, che diciamo è metà della storia praticamente insieme al personaggio di Alfredo,
serve anche ad Alfredo per capire meglio il suo rapporto con la montagna. Nonostante lui ci vive in quei luoghi, se in qualche modo il personaggio e anche te a questo punto avete rivalutato la casa vostra dopo l'incontro con Melania. Wow. Sì, sì. Allora, il grande contrasto che io vedevo nella storia di cui parlavo prima, che mi stava succedendo, è proprio questo, no? Una ragazza di montagna così attratta dalle montagne, di pianura, scusate, così attratta dalle montagne, no? Lei che veniva da Crema, quasi più innamorata delle montagne di me che ci vivo in mezzo. E questo poi mi ha permesso di vedere le montagne, come dicevi tu, tramite i suoi occhi, no? Di imparare ad amarle in un modo nuovo, perché poi andando appunto in gita con lei a fare trekking su queste cime, le vedevo con uno spirito nuovo, queste montagne rinascere. Io cose che davo per scontate, lei le vedeva come meravigliose e allora le guardavo anch'io, forse meravigliose davvero, però per me era normalità, però ritrovavo quella bellezza, quella capacità di sorprendersi, no? Che a volte perdiamo, è un grande peccato, non dovremmo mai perderla, quella capacità. E questo spirito l'ho trovato poi frequentando Crema in questi anni in tanti abitanti di queste zone ed è bellissimo, questa passione per le montagne che è più forte spesso di quella che abbiamo noi, che ci viviamo in mezzo, e questo per me è bellissimo. E in questo c'era già parte della storia, no? Questo grande contrasto tra pianura e montagna, questa attrazione verso le cime da una ragazza che abitava nella pianura. Per me questo era già non un conflitto ma un contrasto, che rendeva la storia interessante, quindi molto bello. E adesso ti faccio più che una domanda, questa è quasi una curiosità. Appunto, i perni principali sono Melania, sono la montagna, ma c'è magari qualche altro evento, personaggio, luogo che hai raccontato in questo romanzo e che mi è particolarmente a cuore, che magari esulava appunto magari non è l'elemento principale, però come dicevi tu c'è anche il racconto del Covid ad esempio, cioè non è una storia che accade in un vuoto pneumatico, intanto il mondo si muove e gira attorno a voi e con voi. E quindi c'è magari qualcosa che ti premeva raccontare, che non eri ancora riuscito, magari anche appunto l'aspetto della montagna, che non eri ancora riuscito a raccontare nei tuoi libri precedenti e che in questo tuo primo romanzo è uscito, o qualche dettaglio a cui sei particolarmente legato. Intanto mi è venuta in mente la parte della domanda di prima a cui non ho risposto e poi mi ricollego a questa, che è Giuseppe, quel personaggio di cui mi hai chiesto e però di cui non ti ho risposto, che è questo pastore che abbiamo davvero conosciuto sui prati lì davanti alla stupa dove si svolge parte del racconto, e è un personaggio incredibile perché è talmente legato alla natura, alle sue bestie, agli animali, da non riuscire a stare più tanto bene con le persone. E queste persone esistono, noi che viviamo là sopra, noi abbiamo un bar lì a 2000 metri e a volte capitano questi pastori che passano tutto il loro tempo con le bestie e li vedi benissimo che non stanno a loro agio tra le persone, bevono qualcosa e se ne vanno perché quello non è il loro mondo è stare proprio tra gli animali, tra la natura, e sono talmente bravi a farlo che riescono a percepire ogni sensazione dell'animale, ogni problema dell'animale, perché ci passano insieme gran parte delle giornate, riescono a capire una gravidanza, un problema di malattia, un malessere dell'animale. E questo Giuseppe è talmente bravo a farlo che con Melania instaura un particolare rapporto di simpatia, di amicizia, e lui intuisce i suoi problemi come se Melania fosse un animale quasi, però in maniera veramente naturale, proprio inteso come legato alla natura, all'essenza di noi stessi, che in fondo appunto siamo degli animali. A volte ce ne dimentichiamo, ma noi dovremmo essere forse più legati alla natura di quanto siamo. E Giuseppe ci insegna anche una via per raggiungere questo, cioè eliminare il superfluo. No? Lui vive con poco, con una radiolina, la Bibbia, le sue bestie, il suo cane e basta. E lui dice: è incredibile che voi che avete a disposizione tutto non riuscite a vedere una malattia, non riuscite a capire le cose che avete davanti al naso, perché siete talmente oppressi dalle cose che avete
e siete distratti, continuamente distratti, e questa distrazione porta in voi un senso di vuoto, e quando quel vuoto diventa troppo grande, cosa fate? Comprate altre cose inutili, allontanandovi sempre di più da quella che è la naturalità delle cose. E questo Giuseppe ce lo insegna, e questi contenuti del libro sono tratti da dialoghi reali con questi pastori che abbiamo conosciuto, e sono molto molto profondi, ed era parte delle cose che volevo inserire, collegandomi alla domanda che mi hai appena fatto. Era il mio primo romanzo questo, perché le altre erano 2 biografie, un libro fotografico di 740 pagine, e quindi avevo la voglia e l'occasione di raccontare cose che pensavo e che sentivo dentro, e a cui tenevo molto. E infatti il libro è pieno di riflessioni, di approfondimenti, di divagazioni, non mai troppo lunghe, mai troppo profonde, perché io ho cercato in tutti i modi di non essere noioso, e lo vedete che non è un libro molto pesante. Io credo, ho fatto di tutto per renderlo appassionante, leggero, veloce, ma allo stesso tempo è anche ricco di approfondimenti e di riflessioni. Ecco, una delle tante riflessioni a cui tenevo e che ho voluto inserire è legata al Covid, che hai nominato, ed è stato tutto quel momento in cui c'è stato uno scontro anche tra persone che prima erano amiche e che in quel momento sono diventate nemiche, proprio per questioni di visioni differenti sul Covid, sui vaccini, su tutte queste cose. Quello è stato un momento davvero brutto che ci ha disunito, secondo me. Persone che prima erano amiche, parlavano di birra e cinema, si trovavano tutto d'un tratto a parlare di vaccini e cose del genere, ognuno col suo punto di vista, ognuno allontanandosi un po' più dall'altro e creando, non voglio dire come la penso io perché non ha nessuna importanza, però ecco, io ho trovato quel momento davvero brutto e triste, no? Vedere le persone che si allontanavano l'una dall'altra per questioni così, che poi sono passate, e spero che quell'unità sia poi stata ritrovata. Però mi ha fatto pensare molto, no, quel momento. Quello era un concetto che volevo inserire, ecco, che c'è nel libro. Molto bene, e adesso passiamo da una domanda difficile a una ancora più tosta. Diciamo, la prima domanda che mi è sorta mentre leggendo il tuo romanzo, e che ho aspettato un po' a farti, perché così prima avevo rotto il ghiaccio e adesso arriviamo a questa domanda, cioè quanto è difficile narrativizzare la propria storia, cioè raccontare se stessi, perché quando crei dei personaggi, certo ci metti dentro magari qualcosa di tuo, dei dialoghi, dei discorsi che hai fatto con qualcuno, però poi la storia è inventata, è fiction e ce l'hai lì dentro. Qua c'è tanto di te, di Melania, di quello che avete vissuto, quello contro cui avete combattuto, e quindi sono proprio curioso perché è un grande atto di coraggio, cioè non è scontato avere la tenacia di mettere nero su bianco con quello che si è vissuto e condividerlo con gli altri. Io sinceramente ho un po' paura come a fare proprio questo passo. E quindi ti chiedo, c'è stato che difficoltà ci sono state? Cioè, immagino che ci sia dell'entusiasmo ma anche tanta paura nel fare un passo simile. E quindi appunto ti chiedo quanto è difficile raccontare, cioè mettere questo tuo titolo, una storia vera. Cosa significa e contro cosa hai dovuto combattere per arrivare a quel punto? Grazie della domanda. Ma credo che la difficoltà più grande è quella di apparire come egocentrici, no? Uno scrive di sé e gli altri possono giudicarlo in tanti modi, e la paura più grande che forse avevo era quella di apparire come, ecco, quello cosa pensa di fare, guarda che parla sempre di lui e chi crede di essere si mette anche come protagonista nel libro. Io in realtà nelle prime 20 pagine credo che mi do dello scemo almeno 4 volte. E appaio come uno scemo anche un po' ciccione nel libro, cosa che probabilmente sono. E quindi non credo di essere stato egocentrico. E infatti le prime e le ultime parole del libro sono di Melania, proprio perché lei doveva essere al centro della storia, lei e la montagna, come è il titolo. E quindi
forse il problema e la domanda sarebbe più giusto farle a lei: quanto è stato difficile per lei essere protagonista di una storia? Io non ho fatto alcuna fatica ad esserlo. Ho dipinto lei il meglio che potevo e la montagna il meglio che potevo e tutta la storia che ci succedeva. Io sono solo un interprete che ero lì e disegnava, no? Disegnava come un pittore il paesaggio che aveva davanti, nient'altro. Quindi per me è stato bello, liberatorio perché il momento per noi è stato tosto, la sua malattia è stata grave e quello che sapevo fare era scrivere e ho fatto quello. Beh, è molto interessante questa dimensione liberatoria, ad esempio non ci avevo pensato. Ti ho fatto proprio questa domanda perché è nata dalla curiosità genuina, appunto, di vedere uno scrittore in carne e ossa e dirgli: ok, ma i tuoi fatti così messi nero su bianco come è stato? No, comunque molto molto interessante. E adesso rimarrei ancora un po' su di te, e in particolare vorrei farti una domanda che ha più a che fare proprio con la scrittura. Cioè, tu, Alfredo, ha anche un blog che si chiama Cuore Cielo, dove pubblichi, ho visto, sia articoli ma anche video che fai, e ci sono dei video che parlano proprio di scrittura. In uno di questi video Alfredo dice una cosa che mi trova molto d'accordo, cioè che fare un libro non è facile. Tutti sappiamo scrivere, ma poi avere la costanza di portare a termine un lavoro simile non è da tutti, ecco. E in particolare nel video che ho visto riflettevi anche sull'ispirazione, che è qualcosa che probabilmente è essenziale per cominciare, quella scintilla che dà via il motore, però poi con la sola ispirazione non si fanno i libri, serve anche disciplina, serve anche costanza, e quindi volevo chiederti come è stato afferrare questa storia? Già nella prima domanda l'hai un po' accennato comunque. Proprio il processo che mi ha portato a scrivere questa storia, quanto ti ci è voluto, se hai avuto dei momenti anche di disconforto, magari c'erano delle cose che nonostante le avessi vissute in prima persona non riuscivi a trasmettere sulla pagina. Com'è stata questa disciplina che ti ha portato a scrivere Lei la montagna, e che sfide hai affrontato nel tempo della composizione dell'opera? Grazie. Sì, io mi diletto nel pubblicare video, ho un canale YouTube che vi invito a visitare, e trovate tutti i miei contenuti nel mio sito che si chiama cuorecelo.com, come ha anticipato lui, e lì trovate tutto quello che faccio, dai libri agli articoli, ai video, alla mia storia, tutto quanto. Se volete approfondire, lì c'è tutto. I video sono una cosa abbastanza nuova che faccio da poco, che mi sta appassionando molto. Recentemente ho iniziato una serie che si chiama Vite straordinarie, proprio per questa grande voglia che ho di raccontare storie e vite. Parlo di queste grandi persone del passato che hanno avuto vite appunto straordinarie e di cui è un grandissimo piacere parlare. Perché non serve l'ispirazione per scrivere? Perché se si vuole scrivere per passatempo è una cosa, se si ha la passione di scrivere per se stessi, per mettere in un cassetto, per un diario, è una cosa. Se si vuole farlo professionalmente o quasi, arrivare a un risultato finito, bisogna approcciare la questione con un sistema pratico, concreto e solido. E questo non può assolutamente basarsi sulla presenza o sull'assenza di ispirazione. Non può essere così. Io non credo a uno scrittore che non è ispirato, semplicemente quello non è uno scrittore per me, è una persona a cui piace scrivere, è una persona che ha il sogno di pubblicare. Non è che sia una colpa, però se vogliamo davvero pubblicare libri non possiamo basare sulla voglia, bisogna essere metodici, bisogna affrontare la questione con grande serietà e con una costanza e una presenza costante tutti i giorni alla stessa ora, con metodo. Assolutamente bisogna fare questo, altrimenti va benissimo, scriviamo per noi stessi, scriviamo per il nostro diario, per il nostro cassettino, per la nostra amica, quello che vogliamo, ma non pubblicheremo mai nulla. Ecco, questa è una delle lezioni fondamentali del mio corso di scrittura.
è una cosa che qualsiasi scrittore vi dirà. È un po' dura perché uno pensa che lo scrittore viva di fantasie, ma in realtà si può vivere di fantasie, ma non pubblicherà mai niente se vive di fantasie. Me lo confermi? Bisogna essere concreti, costanti, seri, metodici e professionali se si vuole finire un lavoro. E questo vale in tutte le cose. Anche il musicista è un artista, ma se va in giro tutte le sere e non suona mai, difficilmente registrerà grandi dischi, no? È la stessa cosa. Ecco, per questo dico che l'ispirazione non è una cosa importante. L'ispirazione, il vero autore la cerca e la ritrova e la ottiene quando lui vuole, non è che la sta ad aspettare. E l'assenza di ispirazione può essere un bellissimo argomento di cui scrivere. Parla di quello, se proprio non sai di cosa scrivere, scrivi dell'assenza di ispirazione, però scrivi fino a quando ti sbloccherai e andrai avanti col lavoro che stai facendo. Ma assolutamente il blocco dell'autore, dello scrittore, no, è una cosa a cui non credo ed è una scusa per non finire mai niente. È facile rifugiarsi dietro questi miti del blocco, dello scrittore. Ti faccio, guarda, la domanda speculare è: c'è invece una scena a cui sei particolarmente affezionato, un brano che allora lo so che è un po' strano fare la domanda all'autore, qual è la tua parte preferita? Perché almeno quando lo dicono a me, cioè è tutto preferito, cioè se lo pubblichi e se l'ho scritto perché mi andava di scriverlo, perché ci credevo. Però c'è magari una parte che ti è piaciuta particolarmente scrivere, che secondo te ha della vita vera dentro, che quando pensi lei alla montagna ti viene in mente quella scena, e se ti va anche di leggerla, perché secondo me è molto prezioso sentire le parole dell'autore lette dall'autore. Se ti va di... Grazie davvero. Allora, la parte che mi piace di più è quella proprio dopo il Covid che abbiamo nominato, che questo non è un libro sul Covid, cioè è capitato di nominarlo spesso stasera, quel problema lì, però non è un libro sul Covid, è solo una breve fase del libro, quella che passa nel tempo di un capitolo, e subito dopo il libro rinasce, ed è quella la parte che mi piace di più, anche perché compare proprio il titolo e forse il cuore del libro. Sono 2 paginette, spero di non annoiarvi a leggerle. Partimmo prestissimo. La montagna, in quel maggio di rinascita, era guardiana del mondo intero e solo nostra. L'amore delle nuvole per le cime si esprimeva in tutta la sua passione, in un legame tumultuoso di vortici di fumo bianco che si innalzavano turbinosi in spirali ripetute all'infinito. Noi, spettatori affaticati, respiravamo quell'aria fredda sorprendendo i nostri polmoni con nuove verità. La quiete inebriava il nostro spirito. L'immenso spazio sotto e sopra di noi, delimitato dalla viva roccia e dalle nubi, era come una mano tesa verso le nostre coscienze. Il tempo, scandito dal lento ritmo dei passi, perse significato, mentre ogni pensiero trovava finalmente la propria collocazione nelle nostre menti malconce. Nulla era immobile, non noi, non l'aria fredda e nemmeno le montagne. Anche loro si muovevano, seguendoci, accompagnandoci, indicando la via. Ascoltammo quel silenzio colmo di suoni, quello del vento, quello del nostro respiro affannato e quello dell'universo, che sembrava volerci comunicare qualcosa. La mente volava in uno spazio proprio. Sentivamo davvero le vibrazioni di qualcosa di eterno e prodigioso, o era solo fatica? Mischiati ai miei pensieri, mi pareva di percepire nell'aria quelli di Melania, e li sentivo finalmente rischiarati dalle brutte esperienze. La natura spingeva nell'aria fredda le energie le une contro le altre, e sembrava volesse restituire il tempo che ci era stato tolto. Ero come ipnotizzato dall'affaticamento, non ero allenato e quella lunga salita mi stava mettendo a dura prova, ma più salivo e più volevo salire. Ci stiamo forse avvicinando al paradiso? Melania era un poco più avanti, più leggera, più agile, più bella, anche lei affaticata, ma quando si girava e potevo guardarle il viso, vedevo chiara in lei la soddisfazione. Entrambi volevamo solo quello, era chiedere molto o chiedere poco. Quello che avevamo in quel momento era la completezza e il vuoto. Alcuni lo chiamerebbero tempo. In fondo, cos'è davvero immergersi pienamente nella natura? È inseguire il tutto o allontanarvisi? È ricerca e ritrovamento o forse fuga e cancellazione? Raggiungemmo la vetta e fummo colti da un misto di appagamento e di rammarico. Non avremmo voluto mai percepire la fine di quelle incantevoli sensazioni.
Abbracciai Melania, le offrii delle mandorle e ci sedemmo ad ammirare il panorama. Contemplai dall'alto i luoghi che avevano segnato la mia esistenza. Dopo quel lungo allontanamento apparivano diversi, o ero cambiato io. Indicai la cima del Castellazzo, più in basso. Non c'era bisogno di dire niente. Si vedevano chiaramente le pietre sommitali dove ci eravamo seduti durante la nostra prima escursione. Quante cose erano successe da allora, quanto sentimento era nato, quante situazioni, belle e brutte, avevamo vissuto insieme, anche se spesso fisicamente distanti. Quando eravamo là, su quella cresta, non l'amavo ancora, ma ora sì, ora eravamo più in alto, in ogni senso, e con quel pensiero la strinsi forte a me. Abbandonammo la cima e durante la discesa cominciamo a parlare. Melania, quando pensi di trasferirti? Pensavo tra circa 2 mesi, presto darò le dimissioni. A te va bene? Certo, sei felice? Si fermò, mi guardò intensamente. Certo, sono felicissima, davvero. Sai, sono stata veramente male in quel periodo, ma da quando abbiamo deciso di vivere insieme tutto mi è apparso più sopportabile. Nei momenti più difficili pensavo a questo nostro progetto e mi sembrava di rinascere. Grazie per tutto questo. Non devi ringraziarmi, sarà magnifico, vedrai. Andremo in montagna ogni volta che vorremmo e tu lavorerai con me, anzi, sarai la mia schiava. Ah, non dire cavolate, caro mio, io sarò la tua superiore e ti comanderò come si comanda un soldatino. Sei fregato e quando mi vedrai arrivare ti voglio sull'attenti. Signor sì, dissi, ridendo e battendo lo scarpone a terra. Tutto era nuovamente magnifico, come prima. L'apice e la radice di ogni significato era in noi e in ogni cosa attorno a noi. Non desideravo altro. In quel momento, al passo del Dravignolo, toccai la vera felicità. Ero l'uomo più ricco del mondo, perché non c'era altro che desideravo. Vicino a me c'erano lei e la montagna. Avevo la libertà, un sentiero davanti e la volontà e le forze per percorrerlo. Non volevo altro. Tutto era perfetto. Grazie. Direi che appunto è proprio prezioso sentire le tue parole lette da te. E ti faccio un'altra domanda sulla scrittura. Così prendo questa occasione anche per rubarti un po' di consigli o di curiosità, appunto. Come dicevi tu, a te piace raccontare storie e hai scritto delle biografie, racconti le storie tramite, ultimamente sempre con biografie, ma tramite video anche. Ma com'è stato passare da un tipo di scrittura di non fiction a invece uno e 2 romanzi, poi li hai fatto dopo? E prima dicevi che dopo il terzo libro pensavi di aver chiuso con l'editoria, e poi invece, o comunque con la scrittura di libri, e poi invece sei tornato. Cosa ti ha insegnato scrivere fiction? Hai trovato particolari differenze rispetto prima? Oppure magari è semplicemente la tua scrittura che si evolve e sei tu che la incalani quello che vuoi raccontare? Penso che pubblicare una biografia sia totalmente diverso, no? Perché specie le mie biografie erano ricche di fotografie e documenti, quindi era uno scritto molto quasi giornalistico, anche se profondo, comunque storie profonde di vita, con tutte le complicazioni di una vita intera e non vite proprio comuni, ecco, raccontato. Il primo libro era su mio nonno, un pazzo furioso delle Dolomiti, fatto giù quel Manarin, diciamo, su di noi. Uno che ha vissuto 35 anni in solitudine su una baita a 2200 metri che si era costruito da solo. E l'altra biografia era su Tita Piazza, un altro pazzo scatenato proprio delle montagne che ha scalato tutte le cime delle Dolomiti, sempre senza corde, in modi davvero rischiosi, un uomo che ha superato 2 guerre e che ne ha veramente fatte di tutti i colori. Il suo cane si chiamava Satana, tanto per dire, e lui era soprannominato il diavolo delle Dolomiti. Le donne, quando lui scendeva in paese, si facevano il segno della croce. Tanto per dire, le persone che ho raccontato non erano per niente comuni. E passare da questo tipo di scrittura a un romanzo, prima una storia vera e poi completamente inventata come in Anime Semplici, è stato ovviamente tanto diverso, perché appunto nelle biografie tanto si basa anche sull'estetica proprio. Queste erano biografie anche di grande formato, molto fotografiche, quindi si basa magari
anche sulla presenza di una fotografia, di una montagna, di una descrizione, di una didascalia, di un documento, di una testimonianza, di tante cose. E invece in un romanzo tutta l'emozione, tutto il messaggio si basa su quelle piccole letterine che si susseguono l'una all'altra, che formano le parole, che formano le frasi, che formano i capitoli e che formano una storia. Tutto è lì in quei segni che chiamiamo lettere e che devono comunicare qualcosa agli altri. È totalmente diverso. Però a me piace anche mettermi alla prova, voglio vedere se ne ero capace. Mi piace anche leggere e credevo di poterlo fare. Sì, credo che insomma di esserci riuscito. Confermo. E guarda, mi riallaccio a quello che stavi dicendo, appunto il libro è uscito a novembre 2023. Prima Alfredo mi stava dicendo che comunque hai fatto più di 150 presentazioni, giusto? Quindi hai girato tanto, hai portato tanto questo libro in giro, hai appunto anche con tutte le recensioni su Amazon. E c'è in particolare un complimento e una critica che ti sono rimasti impressi, che ti ricordi appunto con tutto questo incontro con i lettori, se c'è qualcosa che ti è rimasto particolarmente così conficcato in testa? Allora, critiche non ne ho ricevute tante, ma non vorrei sembrare immodesto, ecco. Non ne ho ricevute tante, forse ci sono state, ma non mi sono state comunicate, ecco. Non so, però ecco, un paio di critiche che ho ricevuto è che alcuni hanno percepito il libro come un libro di cronaca rosa, ma ne prendo atto e dico ok, questa persona non ha compreso quello che la profondità del libro, no? Perché assolutamente non è un libro, un romanzo rosa, non lo è, anche se narra di una bellissima storia d'amore, però è una delle tante cose che c'è. E invece le cose più belle che mi vengono dette sono quando le persone si prendono il tempo di venire da noi, proprio da me e Melania, e magari su in montagna, si prendono il tempo non di scrivere una mail, un messaggio, ma si prendono proprio il tempo di venire là per conoscerci e per dirci che la storia li ha emozionati tantissimo e che magari in quel momento stanno per partire per una gita che è stata ispirata proprio dalla lettura del libro e dico in quella cosa lì ho cambiato anche se solo per un piccolo momento il presente di una persona, no? Ho cambiato le sue decisioni, la lettura del libro l'ha emozionato e gli ha fatto scegliere di fare questa cosa che magari non avrebbe fatto, magari quel giorno sarebbe andato al lago o in bicicletta, invece ha deciso di andare in quel posto perché l'ha letto nel libro e va alla ricerca delle stesse emozioni che ha letto nelle pagine. Per me questo è il miglior complimento che le persone mi hanno fatto. Ti sia proprio anche una grande soddisfazione, cioè se qualcuno proprio vuole addirittura fare quasi un tour dei luoghi del romanzo, significa che hai colto proprio il segno. E adesso invece volevo farti una domanda proprio sulla casa editrice, invece, che si chiama Book a Book, che io sinceramente il nome lo conoscevo già, poi mi sono informato un po' per questa presentazione perché prima non mi era così presente. E non è una casa editrice, diciamo, tradizionale, anche nel modo in cui promuove e il modo in cui arriva a pubblicare un libro. Ti va di raccontarci un po' come sei capitato con loro, come hai fatto conoscerli, come ti sei trovato nel lavoro e se vuoi raccontarci un po' anche appunto la tua esperienza con Book a Book. È un'altra Elena, la colpevole di questa è la serata delle Elene, è stata lei a consigliarmi questa casa editrice e io ero alla ricerca di una casa editrice che avesse sede qui in Lombardia perché appunto parte del libro era ambientata qui e quindi volevo intercettare un pubblico più vicino a queste ambientazioni e venivo anche, come ho detto prima, da un periodo in cui non pubblicavo da tanto e affidarmi al crowdfunding, che è quella operazione, per chi non lo sa, in cui in 100 giorni si deve raggiungere un numero minimo di preordini del libro per ottenere la pubblicazione dello stesso, e in questo caso il numero minimo era 200 copie prevendute nell'arco di 100 giorni, ecco, mi permetteva tutta questa opera di capire se le persone volevano ancora leggere qualcosa di scritto da me, no? Era cercare un termometro per capire, magari non interessa a nessuno la storia, non la pubblichiamo nemmeno, no? Invece mi sono messo in gioco con Book a Book, che appunto funziona con questo
sistema di preordini e ho visto un interesse che è proprio esploso, e con 400 preordini già in pochi giorni, quindi il doppio della misura richiesta, ma solo in pochi giorni, poi è andato crescendo questo numero, e mi ha fatto capire che sì, alcune persone si aspettavano, cioè volevano ancora leggere qualcosa di scritto da me, ma ancora di più mi ha fatto capire che la storia che accennava in poche righe appariva interessante, appariva wow, sì, voglio leggere questa storia. La gente mi ha comunicato questo tramite questo sistema di preordini, e lì ho preso slancio e confidenza, no? Coraggio per poi finire insomma tutta l'operazione. No, hai detto una cosa molto preziosa, secondo me: se nessuno interessava non pubblicavo nemmeno, che non è così scontato, cioè è una cosa logica, ma non è così scontato, perché purtroppo... Concedendomi anche la possibilità di non scrivere, che spesso è la scelta migliore. Esatto, no, hai ragionissimo. Comunque l'ultimo anno in Italia sono stati pubblicati 80.000 nuovi titoli, quindi insomma è anche una scelta, diciamo, responsabile. Porsi questa domanda prima, cioè, posto che ho vissuto magari una bella storia, che ho in mente una bella cosa da raccontare, ma gli altri interessa, sono in grado di interessarli, questa cosa parla a qualcuno oltre a me, altrimenti appunto diventa un diario che ha tutte le dignità del mondo, però non per forza deve finire in libreria. Quindi ecco, molto interessante anche questo risvolto proprio editoriale, quel sistema dei preordini, aiutando a lanciare i libri dal vuoto, esatto, che è una cosa preziosa. E adesso ti faccio una domanda trita, però anche poi la curiosità alla meglio, ma progetti futuri qua invece? Stai già pensando magari a un terzo romanzo oltre alle montagne anime semplici, un'altra biografia, vuoi concentrarti più magari sul racconto per video? Cosa ci stai preparando? Grazie della domanda. Sicuramente i video sono una cosa solida adesso dei miei progetti, e spero di continuarli con una certa frequenza. Ecco, esce più o meno un video a settimana su un nuovo argomento, e questo mi piace tanto come mondo, spero di continuarlo in maniera costante. E sì, sto lavorando a un terzo romanzo, e questa sta diventando una trilogia, perché già in Anime Semplici ritroviamo alcuni personaggi che abbiamo conosciuto in Lei la montagna, e nel prossimo libro, di cui non so ancora né titolo né casa editrice, perché siamo a metà dell'opera, si vede. Però ecco, troviamo ancora personaggi che abbiamo conosciuto in questi due libri. Quindi è una sorta di trilogia, un mondo che ho creato in montagna. Lei e la montagna appunto è una storia vera, quindi non ho creato niente. Gli altri due prendono spunto da questo mondo che c'era qui, ecco. Quindi questo è il mio grande progetto. Mi collego un attimo a quello che dicevi prima degli 80.000 libri pubblicati all'anno in Italia, che è un numero incredibile, significa più di 200 libri al giorno pubblicati sui 365 giorni nell'anno, anche sabato, domenica, Natale, ad esempio. Quindi ecco, va da sé che è difficilissimo, come Samuele ben sa, arrivare sugli scaffali delle librerie, essere letti, organizzare serate come queste, diffondere la cultura, cercare di farsi ascoltare, far leggere le proprie storie. Tutto ciò è difficilissimo ed è ogni giorno più difficile. Quindi ecco, per questo inizialmente vi ho ringraziato di essere qui, perché tutto quello che abbiamo fatto questa sera va nella direzione opposta, no? Quella di interessarsi alle cose, di non lasciare scappare sempre tutto via, ma di approfondire un attimo, di fermarsi, di leggere, di trovare del tempo per noi. Solo il 3% dei libri in Italia vende almeno 1000 copie, quindi siamo in un panorama culturale italiano che sta cadendo a pezzi e sta proprio sfacellandosi. E quindi Samuele mi diceva che ha superato le 5.000 copie vendute, potevo dirlo, l'ho già detto. Sì. Bravissimo, complimenti, davvero mi complimento. E quindi niente, bellissimo, grazie. Grazie mille Alfredo. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato.
ringrazio ancora Alfredo per averci parlato del suo libro, di se stesso, della sua scrittura, della sua storia, e vi ricordo che se volete acquistare e leggere sia Elena Montagna che Anime Semplici e anche Vento da Nord, che è la biografia di tuo nonno, giusto? Sono qua disponibili, credo anche per una firma, per una dedica, un autografo se volete. Ci sono anche allestiti alcuni pannelli con delle frasi tratte dal libro e anche comunque il buffet che fa sempre bene allo spirito e all'umore, se volete. Quindi grazie ancora a tutti e è stata veramente una bella serata. Grazie.